ma märkasin seda, et lapsed muutuvad rahulikumaks, et kui veel üks-ühele lugeda, et siis kui laps on süles pinges, siis ta kogu kehaga kuidagi nagu vabaneb sellest ja samas, kui ma lugesingi üks-ühele, siis ka ülejäänud need lapsed, kes olid muidu tavaliselt hästi aktiivsed, tulid ümber minu. Nad ei tundnud nagu otseselt seda lugu kuulama, aga ma nägin, kuidas nad jälgivad tähelepanelikult, kuulavad ja nagu terve elu toimus nagu minu ümber nagu sipelgapesa. Et kindlasti see muudab lapsi rahulikumaks ja tekitab uudishimu ja lapse näoilmetes oli hästi palju emotsioone näha, et kuidas nad kuulasid, kui mina oma hääletooniga mängisin. Rühmale ette lugedes märkan seda, kuidas lapsed elavad sellesse loosse, raamatusse nii sisse, et kui on naljakas koht, siis naeravad laginal. Kui on tõsisem koht, siis on kurbade ja tõsiste nägudega. Ja korduste puhul on tore näha, kuidas nad hakkavad kaasa kordama minuga neid tuttavaid lauseid ja lause lõppe. Ja kui on mingid liigutused, siis nad hakkavad automaatselt matkima neid liigutusi koos minuga. Minu kogemus oli see, et lapsed muutusid rahulikuks. Ka kõige aktiivsemad lapsed, nad jäid nagu kuulama ja ootama, mis lugu sellel raamatul jutustada on. În timpul sesiunilor de citit cu voce tare am observat apropierea copiilor față de carte, față de lectură, de zona bibliotecii, faptul că au reușit să-și convingă părinții să le citească mai mult și acasă, să le achiziționeze cărți de bună calitate, iar bibliotecile personale s-au mărit foarte mult. Donc je vais une fois par semaine dans une crèche où je vois les plus grands de la crèche, c'est-à-dire les enfants entre 18 mois et 3 ans. Les enfants, quand ils me voient arriver, viennent me dire bonjour, ils reçoivent un coussin pour la séance de lecture. Ensuite, on s'installe dans le lieu de vie. Je m'installe moi sur une petite chaise face à eux et je commence par une petite comptine avec une marionnette pour dire bonjour. Donc tout le monde se dit bonjour et on rentre dans le monde de la lecture et dans le monde de l'imaginaire. Et puis je lis des albums. Et très régulièrement, ce qui se passe, c'est que l'enfant va prendre l'album, il va aller dans son coin et il va se le raconter lui-même. Donc ça montre aussi l'intérêt de l'enfant, même si on ne leur impose pas d'être attentif, on ne leur impose pas de rester assis, on ne leur impose pas, en tout cas on sait qu'ils écoutent. Allora, quell'esperienza per me è stata bellissima. Qua si va a scontrarsi con quello che ho appena detto, nel senso la pianificazione e tutto quanto. È vero, io avevo pianificato, avevo pensato a un rito, come iniziare, cosa dire, cosa fare e poi alla fine, proprio perché i bambini sono imprevedibili, non appena sono arrivata lì, sono stati loro ad iniziarmi, cioè ad introdurmi all'interno del loro gruppo e rendermi il lavoro facilissimo, cioè è stata la cosa più facile e naturale che mi sia capitata. Perché non penso, io ero molto emozionata perché non sapevo come poterla affrontare e invece i bambini sono stati fantastici perché sono stati loro a inserirmi nel gruppo. Abbiamo letto, abbiamo iniziato la lettura e chiaramente non tutti erano interessati perché abbiamo letto una storia su dei pirati e può essere interessante per alcuni e per altri no. Ma alla fine di questo momento quello che mi ha ripagato non è stato tanto il fatto che loro sono stati attenti, perché quello alla fine conta poco, cioè quello che ti appaga poi è il risultato finale, cioè che loro alla fine sono venuti da me, si sono catapultati su di me, mi hanno abbracciato, li avevo da tutte le parti, baci, abbracci, nonostante il Covid, quindi mascherine. È stato un momento veramente magico. Più che altro questa esperienza è stata una valanga di affetto e c'è stato un riscontro per me. Cioè tu dai regali una lettura che può essere per te una cosa magari semplice, però per loro è stato un momento dove, non lo so, si sono attivate i loro tanti meccanismi che poi alla fine ti riconoscono come quella fonte di un momento particolare, quindi niente, ce li ha avuti tutti addosso, quindi prendevano libri, leggimi questo, leggimi quell'altro, leggiamo quell'altra storia, quindi questa è la cosa bella della lettura, cioè è il riscontro, cioè quello che ti torna indietro, che è tantissimo rispetto a quello che tu dai, che ti sembra essere poco, ecco.